Sono nato in Egitto nel 1952 e vi ho vissuto per 20 anni. In 20 anni io al Cairo non ho visto donne velate. Le donne andavano vestite all'europea, all'occidentale. Quando d'estate si andava al mare ad Alessandria, a Port Said, le donne musulmane egiziane si mettevano tranquillamente il costume da bagno. Quando negli anni 60 esplose la moda del bikini, indossavano il bikini e non ci sono nelle anche spiagge, dei film che mostrano questa cosa. e non nelle spiagge esclusive riservate ai turisti, no, nelle spiagge frequentate dagli autoctoni. Quindi non è affatto vero che il velo sia un vestiario islamico, è un vestiario ideologico. No. Il velo è cominciato a comparire soltanto dopo la sconfitta degli eserciti arabi nella guerra del 5 giugno 1967, quando c'è stato da un lato il tramonto dell'ideologia laica, araba, socialista, panaraba, che voleva unificare i paesi arabi in un'unica nazione e che aveva in Nasser il suo alfiere, e la crisi dell'identità panaraba ha creato un vuoto che è stato man mano colmato dal panislamismo. Ed è da allora che si sono cominciate a vedere in giro questa inversione. Al-Turabi, nella nostra visita di parlamentari, dunque accettò che noi due donne entrassimo, però volle innanzitutto, lungi da lui darci la mano, perché naturalmente dette la mano a tutti gli uomini, ma noi donne assolutamente no. Non solo, ma noi donne fummo fatte sedere dietro e non nel consesso dove ci riceveva Al-Turabi, perché appunto eravamo ritenute impure come donne. Allora questo è uno di quei fatti che segnala in maniera evidente come è intollerabile questa divisione tra uomini e donne, è assolutamente fuori del tempo e dello spazio, anche nella religione cristiana, anche nella religione ebraica, e centinaia d'anni fa c'era una divisione ed una diciamo sottostima delle donne, ma sono passati secoli. E invece quello che fa impressione è che adesso c'è un arretramento, perché 15 anni fa noi che andavamo in giro per i paesi musulmani non trovavamo donne velate, trovavamo donne come noi. Quello è il frutto e questo è il frutto dei fratelli musulmani.